Buongiorno a tutti, stavo cercando un dispositivo per raccogliere l'acqua piovana proveniente dal mio discendente e mi sono imbattuto in questo dispositivo marca Ribimax che devo dire è un'ottima soluzione, ma ha bisogno di qualche piccola miglioria. Facciamola insieme, venite con me. Da premettere che io ho già un sistema di raccolta dell'acqua piovana proveniente da questo pluviale discendente della mia grondaia. Nella parte sottostante il mio terrazzamento ho sistemato una cisterna IBC da 1000 litri coperta con questo telo in plastica scuro per evitare la mucillagine. L'acqua dal pluviale discendente, diametro 80 mm, entra in questo pozzetto ispezionabile dove viene parzialmente filtrata dalla sporcizia. Questi pozzetti ispezionabili per discendenti pluviali infatti hanno una parete di separazione con un sistema di sifonaggio che permette alla terra e ai residui di finire sul fondo. Inutile dire che vanno periodicamente puliti. L'acqua piovana, parzialmente filtrata da questo pozzetto ispezionabile, fuoriesce da questo tubo in PVC del diametro 80 cm e finisce nel bocchettone della mia cisterna IBC, dove ho realizzato un filtro con una doppia zanzariera per filtrare foglie ed altra sporcizia proveniente dal pluviale discendente. All'interno della cisterna ho sistemato una piccola pompa 12 volt che preleva l'acqua da questo tubo ed è alimentata da un alimentatore 12 volt contenuto all'interno di questa scatola IP44. Accendendo la pompa con un interruttore riesco a prelevare l'acqua da questa cisterna e portarla nella parte sovrastante il giardino. Questo sistema di raccolta acqua piovana è stato oggetto di un mio video precedente di cui vi metterò qui in alto a destra il link. Come per tutte le cisterne, a suo tempo ho inserito, per evitare il troppo pieno, un tubo di uscita che mi permette di far sfogare l'acqua in eccesso nel bosco sottostante, grazie a questo tubo in polietilene. Per evitare questo spreco di acqua ho deciso di intercettare l'acqua prima che arrivi nella mia cisterna e per questo avevo bisogno di un sistema di intercettazione e recupero dell'acqua direttamente dal discendente pluviale. Cercando in rete ho trovato questo valido dispositivo anche abbastanza economico da inserire nel tubo discendente della grondaia. Marca Ribimax è il dispositivo più economico che ho trovato. Questo aggeggio intercetta l'acqua piovana direttamente dal discendente grondaia, diametro di 80 mm. Premetto che non sto facendo pubblicità, ma semplicemente lo ritengo un prodotto con un buon rapporto qualità-prezzo, di facile installazione e prevede anche un rubinetto con il quale si può deviare il flusso. Si tratta di un dispositivo in plastica, in polipropilene, e per la sua installazione dovrete tagliare il tubo discendente per una lunghezza di 120 mm e poter alzare o abbassare uno dei due discendenti per il collegamento. Quindi prima del suo acquisto assicuratevi di essere in grado di poter effettuare queste manovre per l'installazione. Ma facciamo l'unboxing. All'interno della scatola troviamo due pezzi costituiti dal raccordo principale che si innesta sulla grondaia discendente ed il rubinetto che si innesta a baionetta su questo raccordo. Il rubinetto non è altro che un tubo con una fessura laterale dalla quale esce l'acqua. Il meccanismo di recupero dell'acqua piovana è abbastanza elementare. All'interno infatti troviamo una camera di recupero dell'acqua, una sorta di sifone. L'acqua del discendente che scorre nelle pareti interne del tubo viene raccolta e fuoriesce da questo rubinetto quando quest'ultimo risulta aperto. In caso contrario, l'acqua straborderà e fuoriuscirà dalla parte bassa proseguendo il suo cammino sul discendente. Il rubinetto di uscita è altrettanto semplice e si tratta di un tubo che gira all'interno di un altro tubo comandato dall'esterno che permette di far fuoriuscire l'acqua che si accumula.
Una freccia è presente nella parte frontale per indicare il verso di apertura del rubinetto. L'innesto a baionetta consente di smontare questo rubinetto in maniera molto veloce, eventualmente per la pulizia dello stesso nel caso di accumulo di detriti. Questo rubinetto è leggermente duro nelle manovre, soprattutto se in presenza di sporco, quindi sarà necessario l'utilizzo di 2 mani per aprirlo e chiuderlo. Tra i pregi di questo dispositivo, oltre al costo, c'è il fatto che per il montaggio basta tagliare il discendente ed inserirlo nello spazio venutosi a creare tra la parte sopra e la parte sotto. Tuttavia occorre che i 2 tubi superiore o inferiore possano essere spostati per raccordarsi a questo dispositivo. Per la sua conformazione, questo dispositivo crea un problema. Quando il rubinetto è chiuso, l'acqua che straborda ed esce dalla parte centrale tende a fuoriuscire dalla parte esterna del tubo discendente. Per evitare questo fenomeno di perdita all'esterno al rubinetto chiuso, occorre necessariamente fare questa modifica. Con del nastro telato vado a modificare il percorso nella parte interna dell'acqua, realizzando una sorta di tubo discendente posto al centro che consente all'acqua di cadere al centro e non scivolare all'esterno del bicchiere. In questo modo, quando il rubinetto sarà chiuso, l'acqua che straborda finisce direttamente al centro della grondaia e non sulla parete esterna del tubo. A questo punto andiamo ad occuparci del rubinetto di uscita. Quest'ultimo infatti non prevede alcun sistema di collegamento ai nostri tubi dell'acqua, per cui, non volendo mettere un recipiente nella parte sottostante, ho deciso di utilizzare un innesto rapido. In questo modo potrò innestare qualsiasi tubo per irrigare le piante del mio giardino. Con il solito nostro fedele nastro telato possiamo andare ad attaccare questo raccordo rapido a questo rubinetto semplicemente unendolo e scocciandolo. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro contributo. Il nastro telato garantisce un'ottima tenuta anche contro le eventuali perdite d'acqua, trattandosi di un circuito non a pressione, e anche una ottima resistenza meccanica. Oppure, se come me siete fortunati e riuscite a trovare un raccordo che si inserisce perfettamente, potete semplicemente applicare del mastice sigillante e andare ad incollare questo raccordo al nostro dispositivo di recupero. Al posto del mastice potrete anche utilizzare del silicone. Bene, una volta effettuato il taglio del discendente ed inserito il mio raccordo in una giornata di pioggia, verifico che l'acqua non fuoriesca dalla parte esterna del tubo sottostante. Sono pronto per inserire il mio rubinetto modificato con raccordo ad innesto rapido. Una volta inserito questo rubinetto, decido anche di porre nella parte sottostante un contenitore trasparente per misurare la quantità d'acqua che riesco a recuperare nel giro di qualche ora, semplicemente utilizzando un imbuto e questi contenitori normalmente utilizzati per l'acqua degli uffici. Faccio un po' la danza della pioggia e poi, dopo qualche ora, inizio a raccogliere la mia acqua piovana che entrerà tutta all'interno del mio contenitore senza nemmeno la necessità dell'imbuto. Dopo qualche ora di pioggia normale, ecco qui il risultato: sono riuscito a raccogliere ben 18 litri di acqua pluviale discendente che utilizzerò per le mie piante. Non solo, ma a questo punto posso andare ad innestare un tubo in PVC tramite il raccordo ad innesto rapido, che mi consente anche magari di irrigare abbondantemente il mio prato o le mie piante poste nel mio giardino.
E così, con questo semplice dispositivo per il recupero dell'acqua piovana, abbiamo recuperato la gran parte dell'acqua che scende dal nostro discendente pluviale. Possiamo utilizzarla per tutti i nostri bisogni di irrigazione. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, eccetera, 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 e ci vediamo la prossima volta.